Quindi Roswell accade 2 anni dopo il bombardamento di Hiroshima, di Nagasaki, di Hiroshima, scusate, sì, e di Nagasaki. Altri due eventi terribili che segnano il futuro dell'umanità. 6 agosto 45, 9 agosto 45. Questi 2 drammatici eventi sono stati successivi al primo test che è stato effettuato nella zona della base di White Sands, nel Trinity Site, il 16 luglio del 45, che tutta la storia ci è stata raccontata dal film su Oppenheimer. Quindi siamo entrati definitivamente nell'era nucleare che già tantissimi danni ha fatto al pianeta. Adesso c'è questa polemica tra ortodossia e controinformazione sulla natura del riscaldamento climatico. Esiste, non esiste, ci sono alcuni che sono proprio stupidi. Ma fa sempre più freddo, ma il riscaldamento climatico non è che fa sempre più caldo dappertutto. Il riscaldamento climatico è un aumento dei gradi della temperatura media di tutto il pianeta, ma l'aumento della temperatura media innesca fenomeni estremi. Quindi ci sarà tantissima siccità o alluvioni, ci sarà zero vento e uragani. È un'estremizzazione dei 2 aspetti, caldo-freddo, calma-vento. Ettore Majorana aveva previsto che intorno all'anno 2000 si sarebbe scatenata una serie di eventi sempre più gravi e saremmo arrivati a uragani con venti a 700 km l'ora. Un vento a 700 km l'ora strappa l'erba dal suolo. Avete visto cosa sta accadendo? Sta iniziando ad accadere. È vero che poi circolano strane navi, ma non è lì. Perché il problema del riscaldamento climatico è stato innescato dagli oltre 2000 test nucleari che sono stati fatti nel nostro mondo, che ha sconquassato e messo in un terribile disquilibrio il nostro pianeta, sfasciando il campo magnetico che gli dà stabilità e creando una situazione aberrante di instabilità che, unita a tutte le altre follie che facciamo, porta alle situazioni che abbiamo visto a Valencia, che abbiamo visto in Emilia-Romagna. Poi c'è l'incuria e la corruzione dell'essere umano, ma non è la causa, è una concausa. Quindi in quel momento la cittadina di Roswell, che vedete una foto di Roswell degli anni 40, non era un luogo qualsiasi proprio perché c'era il 509esimo gruppo bombardieri ed è stato uno di questo gruppo pilotato da Tibbets che ha sganciato l'atomica su Hiroshima con l'Enola Gay ed è stato sempre un bombardiere del 509esimo gruppo che ha bombardato Nagasaki. Quindi quell'aeroporto, in quel momento, è l'aeroporto più importante di tutto il pianeta Terra, perché l'arma atomica in quel momento la possedevano solo gli Stati Uniti d'America, che stavano pensando di bombardare l'Unione Sovietica. Ne avevano poche. Si stima che a Roswell ci fossero circa 6 armi atomiche, ma erano pronti all'uso. E questa è una foto dell'epoca con i B-29 parcheggiati nell'aeroporto di Roswell. Vedete, c'era una strada in mezzo al deserto, non è che era un aeroporto per come li intendiamo oggi, ma i B-29 partivano da lì. E questo è proprio l'aereo che ha bombardato Hiroshima, l'Enola Gay, firmato da Paul Tibbets, che è il militare, l'ufficiale che lo ha pilotato e che ha sganciato la bomba su Hiroshima. Infatti qui lo vediamo, Tibbets, colonnello Paul Tibbets, e Enola Gay era il nome di sua madre, quindi lui al bombardiere che ha sterminato migliaia di persone gli ha dato, no, non era una ragazza omosessuale, era il nome e il cognome della mamma di Tibbets. No, visti i tempi uno magari fraintende, no? E questo è Tibbets e questo è lui. Credo una foto scattata prima della partenza. Non si è mai pentito Tibbets di quello che ha fatto. Gli è stato chiesto, ma lei come si sente anche da anziano? Dice, io ho fatto il mio dovere.
Quindi la presenza del disco volante schiantatosi a Roswell non era un fatto casuale, era certamente legata all'importanza nevralgica della base militare RAF, cioè Roswell, Air, eccetera, eccetera, con i B-29 atomici, e in quel periodo vi era stata una grandissima attività UFO. Infatti gli UFO erano monitorati perché Roswell, qui c'è Roswell, poi qui c'è White Sands dove avevano sperimentato l'atomica, sopra c'è Los Alamos, poi vicino c'è l'Alamogordo. Era, diciamo, la zona di interesse dove veniva sviluppata tutta la scienza atomica militare. Quindi gli extraterrestri tenevano sotto controllo tutto quanto. In realtà poi di crash, cioè di schianti, ce ne sono stati vari, ma a parer mio questo è stato voluto dagli extraterrestri che dovevano dare la prova provata agli americani che chi li stava sorvegliando non era di questo mondo, perché era nel loro programma poi di arrivare a parlare coi presidenti. Infatti dopo ci saranno gli incontri con Eisenhower e poi gli incontri con Khrushchev, gli incontri con Kennedy, poi è tutto andato a male. Kennedy, che è l'unico che aveva deciso di fare le cose sul serio, è stato ammazzato come un cane in una pubblica via. Quindi non era un caso l'accadimento di questi eventi. Quindi, sin dai primi anni dell'era atomica, cioè quel periodo lì, la presenza delle astronavi extraterrestri sopra i siti atomici era palese alle alte sfere dei militari. L'avevano capito che questi esseri controllavano le installazioni nucleari. E i primi recuperi di astronavi, come abbiamo visto in quei documenti che sono stati recuperati grazie a Gresley, lo dimostravano. E secondo Gresley e tutti i documenti che lui ha tirato fuori, lui conferma che gli UFO sono stati avvistati sopra le fabbriche che producevano le armi atomiche e le basi militari dove erano installate. Gresley afferma il fatto che queste unità siano state sorvolate indica che tutti i segreti atomici erano conosciuti dagli UFO. Poi ha aggiunto che tali siti segreti nucleari erano i luoghi dove gli UFO si manifestavano maggiormente. E questo ovviamente in quel momento non poteva non manifestare, non preoccupare il potere. E abbiamo le prove. Questa è una rivista, famosa rivista dell'epoca, del 52. Vedete, già si parla di UFO. Dischi volanti, la caccia inizia. Riporta tra i vari, c'è MacArthur, che è un altro che sapeva, un altro che verrà defenestrato perché incominciava a parlare troppo della presenza extraterrestre. E all'interno c'è un articolo, un lungo articolo, dove viene riportata una mappa, che è questa qui. L'Air Force deve iniziare la caccia ai dischi volanti. E poi noi l'abbiamo colorata, quindi ve la faccio vedere che così è più chiara. Vedete, già nel 1952 si erano statisticamente indicati i luoghi degli Stati Uniti dove principalmente avvenivano avvistamenti di dischi volanti, e sono tantissimi. Quindi l'attività aerea, cioè scusate, di sorvolo dei siti militari già nel 1952, quindi a soli 5 anni dai fatti di Roswell, già era gigantesca, cioè tutti gli Stati Uniti erano sorvolati dall'aviazione extraterrestre. L'articolo dice: questa mappa ha spaventato il Pentagono, indica avvistamenti inspiegabili di dischi volanti in tutto il paese, con concentrazioni vicino a installazioni di difesa vitali. Temendo un pericolo dal cielo, l'aeronautica militare degli Stati Uniti sta avviando una ricerca scientifica segreta per scoprire una volta per tutte cosa siano i misteriosi e incredibili oggetti che gli americani continuano a vedere sopra di loro. Strategia della distrazione. Stanno avviando, già avevano l'unità fenomeni interplanetari del 1940-41, è una manipolazione. Sì, siccome stavano vedendo tutti, allora facciamogli credere che ci stiamo interessando, che lo faremo, ma in realtà già lo stiamo facendo, già abbiamo le astronavi, già sappiamo tutto. Quindi questi
Questo tipo di informazioni venivano passate a queste riviste perché uscivano dagli uffici dell'MJ-12, il Majestic 12, che era l'istituto super segreto che creò Truman e che poi fu aumentato, accomitato dal presidente Eisenhower, che gli UFO li aveva visti. Quindi in realtà i militari ai vertici sapevano tutto, davano questo tipo di informazioni, ripeto, per manipolare l'opinione pubblica. All'epoca la situazione era questa. Adesso guardate com'è la situazione. Questa è una mappa degli avvistamenti sopra gli Stati Uniti dal 1995 al 2014. Siamo visitati dagli alieni? No, praticamente ce li abbiamo a cena tutte le sere. 58.828 casi, attenzione, quelli segnalati, ma la maggior parte della gente che vede mica va dai carabinieri o dai giornalisti, quindi è molto di più. Il fatto che qui ce ne sono di meno è solo dovuto al fatto che le concentrazioni sono soprattutto nelle aree maggiormente popolate, ma non perché qui ce ne siano di meno. Questa zona qui, che è il Nevada, guardate qua, qui lo stesso, c'è tutta una zona di interesse perché nel Nevada c'è un altro sito di test atomici. Chiudo, perché vorrei lasciare tempo alle vostre domande, ma in realtà avrei ancora un po' di cose da farvi vedere. Eh sì, ma una certa dobbiamo andare via. Poi qui a Bolzano, se la lancetta va oltre il secondo, già c'è qualcuno che urla. Allora, questo è solo un piccolissimo spaccato di quello che accade in quegli anni. Però per il potere è stato un vero terremoto. Oh cacchio, ci sono gli alieni, mo che famo? Che facciamo? Chi sono? Cosa vogliono? Dove vanno? Le loro tecnologie sono per noi incomprensibili. E quindi c'era paura, c'era ansia. Però cosa fanno? Si organizzano e cementificano subito l'inganno al popolo. Non dobbiamo dire nulla, dobbiamo tacere e dobbiamo usare queste tecnologie per fare armi. E invece ci saremmo potuti liberare degli idrocarburi, free energy, avremmo potuto costruire delle abitazioni antisismiche, non inquinare il pianeta, avremmo potuto fare un sacco di cose meravigliose, perché cosa accade nel frattempo che il potere recupera tutte queste cose e si organizza per nascondere? E nel frattempo gli extraterrestri incominciano a parlare. Quindi contemporaneamente nasce il contattismo. Cioè noi vi diamo le astronavi, ma ve lo diciamo chi siamo. Non vi lasciamo nel dubbio.